Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta, il calcio è di chi riesce ad argomentare pur esprimendo una semplice opinione. Finalmente terminato il cammino dell'Italia qualificata ad Euro 2024, possiamo concentrarci di nuovo sul nostro Napoli. Faremo un video appunto per esaminare un attimino tutte le situazioni che ci sono state in questi ultimi giorni, tra infortuni, tra interviste ad addetti ai lavori per quanto riguarda Mazzarri, e volevo soffermarmi soprattutto su le parole di De Nicola per quanto riguarda la situazione Zielinski. Prima di cominciare ragazzi vi invito ad iscrivervi al canale, ovviamente attivando la campanella delle notifiche se lo fate, così restate aggiornati sui contenuti, e un bel like a questo video per la fine delle nazionali ed il ritorno del campionato, al quale dobbiamo dare una sterzata soprattutto prestazionale, se così si può dire, e a livello tattico, perché il Napoli deve comunque limare alcuni aspetti che non sono andati in questo inizio di stagione. Cominciamo e andiamo dritti al punto. Partiamo dalle parole sia di Bigon e sia di De Nicola su Mazzarri, perché nelle ultime 48 ore stanno uscendo notizie addirittura che dicono che Mazzarri giocherà con una difesa bassa e sfrutterà il contropiede, ma per come l'hanno descritta Mazzarri dovrebbe giocare con la difesa lungo la linea dell'area di rigore e gli attaccanti invece, i centrocampisti, nell'area avversaria, con 70 metri di vuoto, per come l'hanno descritta. Non crediamo a queste frottole dei giornali, così come eh, è stato reso comunque palese dalla gestione della situazione Zielinski, dove uno lancia la notizia, il resto fanno il copia e incolla di quella notizia che era insufficiente nell'informazione, non era sbagliata, ma non era completa. Quindi prima di fare la corsa a chi fa uscire la notizia, la faccio uscire io, poi copia quell'altro, almeno datele come si deve le cose, perché sul comunicato appunto della diagnosi di cosa aveva Zielinski, sulla diagnosi di cosa aveva Zielinski sul comunicato della Polonia, non era specificato nemmeno lì, però ci si doveva appunto accertare e approfondire prima di poter far uscire una notizia del genere. Partiamo con le notizie su Mazzarri. L'ex direttore sportivo del Napoli, Riccardo Bigon, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare di Mazzarri. Mazzarri è veramente carico per questa sua seconda avventura a Napoli. L'ho sentito e vi confermo che ha grande spirito per affrontare questi primi giorni. Sul modulo vi posso dire che il mister è sempre stato un maniaco della tattica e non ha una sola idea rigida. Negli anni in cui la difesa a 3 saliva in auge, lui aveva intuito che quella modalità poteva essere forte ed è stato uno dei primi in Italia ad avere successo con quel tipo di sistema. Ma lui ha continuato a studiare e ad aggiornarsi, ed ogni volta che io lo passavo a trovare, in passato si parlava sempre delle nuove tendenze e di quanto il calcio stava cambiando. Non avrà problemi ad adattarsi al 4-3-3, non avrà difficoltà in difesa, anche se ci vorrà del tempo, perché è attento ai dettagli e vorrà spiegare bene le sue idee ai calciatori. Dette da Riccardo Bigon, queste parole possiamo anche prenderle per vere, perché comunque non credo che Bigon abbia interessi nel portare acqua al suo mulino, al mulino di Mazzarri. Forse qualche richiamo al vecchio Napoli, visto che il DS è in bilico e Bigon vorrebbe inserirsi, può darsi. Fatto è che le parole su Mazzarri non sono menzogne. Noi l'abbiamo sempre saputo che Mazzarri si aggiorna, è un allenatore al passo, ha usato la difesa a 3, ma non ha mai avuto, almeno in base alle sue dichiarazioni, eh, una possibile difesa schierabile a 4 negli uomini, quindi si è sempre regolato in base alla rosa che aveva. Adesso che ha una rosa competitiva, vedremo come andrà a finire. Massima fiducia al mister. La stessa cosa, non la stessa cosa, perché De Nicola esamina un attimo la situazione Zielinski, sulla quale dobbiamo fare un applauso a tutto il giornalismo italiano per aver fatto uscire una notizia che non era assolutamente giusta
nella spiegazione, perché ovviamente si è parlato di angina pectoris, che è una situazione, diciamo, antecedente o che potrebbe portare ad un infarto per problemi cardiaci. Invece Zielinski aveva la tonsillite, che si può anche chiamare angina da streptococco. Quindi dovevate approfondire prima di allarmare mezzo mondo, Zielinski, familiari, tifosi, società, eccetera, eccetera, ma che il giornalismo italiano sia diventato sciacallaggio lo sappiamo da una vita. De Nicola, infatti, esamina la situazione Zielinski e poi parla di Mazzarri. Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Quando parliamo di angina, bisogna capire che è un dolore, però non sarei così preoccupato. Se atleticamente è a posto, per me potrebbe anche giocare. Parliamo della partita di Bergamo. Mario Rui, non l'ho visto, ma da ciò che mi hanno detto potrebbe essere una lesione di secondo grado, però l'adduttore è un motore secondario rispetto ad altri, quindi i tempi per la cicatrizzazione dovrebbero essere di circa 20 giorni. Ecco perché la situazione Mario Rui molto probabilmente la porteremo fino a gennaio per rivederli in campo. Io prima che ci fossero dei tempi di recupero e si parlava di un infortunio che lo poteva tenere via 2 o 3 settimane, mi andai solo a leggere quanti sono i massimi tempi di recupero per un infortunio del genere e sui siti di ortopedia, di riabilitazione muscolare, siti comunque di medicina, parlavano dalle 2 alle 12 settimane. Quindi parliamo di 3 mesi di massima per un infortunio del genere. Ecco perché in uno degli ultimi video che avevo caricato eh, ero un tantino, diciamo, scettico per quanto riguarda la situazione Mario Rui. Fatto è che stando alle ultime Mario Rui dovrebbe tornare in campo a gennaio o giù di lì, dopo la Befana, più o meno. Alfonso De Nicola continua l'intervista parlando di Mazzarri e dice: Mazzarri, maniacale ma soprattutto grande lavoratore. Sulle cose di campo non ci dorme la notte e poi a me piaceva moltissimo perché lui è uno che fa le cose come vanno fatte. Si piazzava sul campo e diceva ai calciatori passo passo ciò che dovevano fare. Spero che le prime 4 partite possano andare bene perché sono fondamentali. Se parti col piede giusto allora puoi iniziare un buon percorso, ma occhio perché per me l'Atalanta è uno squadrone. Io sottoscrivo qualsiasi cosa, tutto ciò che ha detto De Nicola, perché l'Atalanta per me è una squadra fortissima che ha trovato però un basso contro l'Udinese pareggiando la partita 1-1, altissimi contro l'Inter pur non facendo risultato, però contro l'Inter ha fatto un partitone a livello di intensità e di dominio territoriale dove l'Inter ha dovuto far capo a tutte le caratteristiche e la maturità che ha avuto, o meglio, che è cresciuta giocando comunque una finale di Champions, diventi psicologicamente un tantino più forte, partite dove puoi soffrire, riesci a tenere botta e colpirli in contropiede, e così fu la partita Inter-Atalanta, quindi l'Atalanta per me è uno squadrone e dobbiamo sperare che cominciamo con il piede giusto perché il mese di dicembre sarà comunque altalenante, visto il dovere incamerare alcuni dettami tattici, rispolverare, diciamo, alcuni movimenti che venivano sbagliati dal Napoli di Garcia, quindi non cominciamo a sparare contro il mister nel caso dovessimo perdere poi la prima oppure 2 partite di fila, perché sarebbe in primis superfluo e punto secondo sarebbe lo devo dire, da persone ignoranti, lo devo dire, da persone ignoranti perché c'è da capire il momento e c'è da capire poi eh, a cosa punta il Napoli e come ci deve arrivare. È un processo eh, di rifiduciare, si può dire rifiduciare. È un processo con il quale Mazzarri deve ridare fiducia, ecco, cerchiamo di esprimerci come si deve, ridare fiducia alla squadra mentalmente e ci vorrà assolutamente del tempo
L'ultima cosa che volevo analizzare a livello tattico, perché dopo le amichevoli della Georgia, dove Kvaratskhelia viene sempre, e dico sempre, schierato come punta, come seconda punta, gioca un 4-4-2, in un 4-5-1 è l'attaccante più avanzato. Ovviamente parliamo di una squadra che è Kvaratskhelia più 10, quindi parliamo dell'uomo più tecnico della Georgia, parliamo del calciatore più forte, quindi ci si affida ovviamente a lui per poterla buttare dentro. Kvaratskhelia fa un altro gol contro la Spagna da prima punta, poi inserimento dei due centrali con un grandissimo assist a tagliare, palla dentro, si va a prendere il pallone senza stopparlo nemmeno e da poco fuori l'area di rigore, insacca contro la Spagna, l'unico gol poi partita persa per 3-1, però già si stanno facendo sogni, si stanno stilando articoli con Mazzarri cambierà il ruolo di Kvaratskhelia, eccolo qua, Atalanta-Napoli, ruolo inedito per Kvaratskhelia. Mazzarri è infatti intenzionato, questo lo scrive l'edizione odierna della Repubblica, attenzione, Mazzarri è infatti intenzionato a metterlo al centro del suo progetto esattamente come già avviene nella Georgia, che nelle sue ultime gare ha utilizzato con ottimi risultati la stella, il ruolo inedito, eccetera, eccetera. Al campione azzurro l'esperimento tattico non è affatto dispiaciuto e due dei suoi tre gol sono arrivati proprio con inserimenti in posizione centrale. È una novità da tenere in considerazione che potrebbe fare comodo pure in campionato per sorprendere gli avversari, magari sin dall'anticipo di sabato pomeriggio a Bergamo contro l'Atalanta. Le ipotesi al vaglio non a caso, tra le ipotesi al vaglio non a caso c'è quella di passare a un 4-3-2-1, un modulo in cui ci sarebbe abbondanza di soluzioni alle spalle di Osimhen o Simeone. Non calcolando qui nell'articolo che c'è Raspadori, non calcolando che per vie centrali c'è già abbondanza, ma pecchiamo un tantino forse in centrocampisti offensivi per quanto riguarda questo modulo, ma non sono qui a sindacare né il modulo né la soluzione. Qua la scheda nella Georgia gioca lì perché praticamente la Georgia non ha una prima punta e un altro esterno a destra per fare per formare un attacco a tre, secondo me, poi se vogliamo fantasticare sul Kvaratskhelia in un 4-4-2 o prima punta eccetera eccetera, fantastichiamo pure, ma Kvaratskhelia deve solo essere liberato quel paio di metri in avanti per poter mettere palla a terra, alzare la testa e vedere il da farsi senza avere quel raddoppio o una marcatura triplicata senza che nessun calciatore del Napoli gli vada vicino ad aiutarlo, così come è successo in molte partite da inizio campionato. Quindi questa fantascienza di metterlo come punta centrale ce la possiamo anche risparmiare, ma la Repubblica ovviamente, giornale che potrebbe anche essere usato per riscaldare, diciamo, l'inverno e accendere la legna, non la prendiamo assolutamente come, o meglio, la si può anche considerare come opzione di modulo o operazione, diciamo, offensiva, chiamiamola così, ma secondo me Mazzarri comincerà come era il Napoli di prima, per poi, nel caso ce ne sia bisogno, perché no? Accorgimenti del genere, sposti qualcuno come ruolo e al limite trovi anche la quadra per, per determinati calciatori. Ultima notizia e chiudiamo. Vorrei sapere cosa ha Lindstrom e se la botta presa ieri, perché io ieri guardavo, avendo visto prima che cominciasse la partita dell'Italia, avendo visto le formazioni delle nazionali, Lindstrom partiva titolare, ho messo la Danimarca da una parte e l'Italia dall'altra e devo dire la verità, per i primi 50 minuti, perché Lindstrom è stato sostituito al 55esimo se non erro, per una botta presa ovviamente in uno scontro di gioco, ho visto più la Danimarca che l'Italia per i primi 50 minuti. Fatto è che non mi è piaciuta la prestazione di Lindstrom perché sembra un pesce fuor d'acqua al momento. Sarà il poco minutaggio in campionato, sarà che ha perso un tantino la confidenza con il campo grazie ai pochissimi minuti giocati a Napoli.
non mi è piaciuta la prestazione, ma sono preoccupato per un eventuale infortunio. Staremo a vedere e nel caso ce ne sia bisogno ci rivedremo appunto sul canale per analizzare la situazione Lindstrom. Mi auguro di no, perché con Mazzarri potrebbe essere un'arma in più nel caso ovviamente non si sia fatto male, non sia grave, è uscito sulle sue gambe. Non sembra una situazione, sembra una botta di gioco dove però devi comunque uscire e ricevere delle cure. Però staremo a vedere, perché non ho ancora letto niente. Ad oggi mi auguro che il Napoli poi faccia più chiarezza, dovrebbe rientrare oggi, ne sapremo di più da qui a domani. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre Forza Napoli, ciao!